Non so perché la gente ci vede sempre dei doppi sensi nei video che faccio, ma io sto solo misurando la lunghezza. E quindi questo è 36 centimetri e mezzo, 36 e mezzo, ok? Questo microfono, così com'è, misura 36 centimetri e mezzo. Se poi gli metti sopra l'antipop diventano 38, ma l'antipop è solamente l'antipop. Mentre l'altro microfono protagonista di questa storia misurava la bellezza di 15 centimetri. Questi qua sono 15 centimetri, che è nella media, voglio dire. Questo, bel microfonone da intervista, qua si vede bene, guarda come è fatto, dove ti danno tutte le cosce, è vero, vedi c'è l'antipop, c'è il cavo, c'è il supporto. Sono piuttosto curioso. Allora, adesso stai sentendo il Sennheiser, ora spengo il Sennheiser, ci sarà un po' di silenzio e poi accendo il microfono, senza la Phantom, perché ha una sua batteria interna, ma con la Phantom sono uguale. Puoi sentire. Voilà, si è acceso. Ok, alziamo il gain perché sicuramente è basso, è molto basso. Adesso funziona come l'altro. Quanto rumore di fondo che hai. Questa è la posizione in cardioide normale, infatti se mi sposto mi prende comunque abbastanza bene, poco direzionale. Poi c'è questa, che è la posizione più direzionale. Prende tutto, senti, molto, molto precisa, molto diretta. Però caspita, sembra che ci sia il vento del nord sotto, il vento del nord. Vabbè, sono 30 euro però. Ok, no, è cambiato anche il gain tra l'altro quando l'ho messo in maniera molto più direzionale. Questo non ha possibilità di selezionare niente, però è il Sennheiser. Che ti devo dire? L'elettronica è quella, cioè l'idea potrebbe anche essere buona, perché è molto bello fisicamente, però c'è questo rumore di fondo che è una cosa insopportabile. Mamma mia. Allora, alla fine questo microfono l'ho tenuto, no? Suona veramente male, però adesso ti faccio vedere come funziona. Vedi, questo è il cannone, proprio il cannone, che in teoria è montato, aspetta che con un po' di luce si vede qualcosa. Allora, questo è il cannone, ok? Bello lungo. Qui c'è lo spazio per la batteria, si vede. Questo è il suo manico che va infilato e avvitato ed è di metallo. A me interessa avere questo metallo. Qui ci sono due viti e, come dicono tutti i tecnici, quando vedi una vite svitala e vediamo cosa c'è sotto. Eccola qui. Queste due viti le ho tolte, messe da parte, perché mi potranno servire ancora, dato che sono collegate praticamente al fondo, a cui io posso sostituire il PCB. Il PCB di questo come funziona? Porta il 1,5 V qua dentro, che io chiaramente non utilizzerò perché andrò direttamente in Phantom, dato che non credo che questo io potrò alimentarlo con una batteria da 1,5 V. Questo è un Samsung C02, ma io di questo voglio usare la capsula e farò una bruttissima cosa, veramente orribile.
smonterò la capsula e mi rimarrà una capsulina da 25 mm in mano, che è quella che si trova qua dentro, e io la andrò a mettere qui. Ma questo microfono come è fatto? Quello che ha lo switch per andare in... si vede qua, guarda. Si vede? Lo vedi? Tele, cioè in molto direzionale, e normal, che sarebbe la versione cardioide. Quindi sono due capsule, una messa in mezzo, posta al centro del tubo, e l'altra in fondo, dove può essere, funziona perché è lì davanti, quindi funziona da cardioide. Quindi io farò un esperimento, prenderò questa capsulina da sola e la metterò con questo PCB qui. Qui arriva il segnale positivo, questa è la massa che viene alimentata attraverso questo che ha il pin 1 con la massa qui, con una piccola estrusione di metallo che serve a far molleggiata, che serve a fare in modo che faccia massa sul metallo del corpo. Poi ci sono gli altri due che sono i segnali, il caldo e il freddo, come si chiamano, uno e due, che passano qua, ma in realtà quello che va alla capsula è qui. Ok, allora si è acceso, si è acceso, vediamo un attimo, si è acceso, ci vuole un po' più di gain, eccolo qua, questo è qui. Ok, com'è? Molto direzionale? Beh, insomma, cioè 16 dB sono più che sufficienti da togliere, perché questo quanti ne avrà? Avrà, non lo so, il C02 avrà una ventina di dB di rumore di fondo, più o meno, ok, quindi questo è un abbiamo fatto un super cannone. Allora, com'è di fianco? Come sente? Di fianco sente tutto, è mortale, cioè non ha... serve un cacchio, probabilmente. Sì, prova, sa. Questo qui è il C02 da 80 euro, credo, modificato dentro al cannone, e questo invece è il cannone della Sennheiser modificato dentro al suo cannone, cioè è esattamente così come l'ha fatto mamma, anche lui con l'antipop di gomma, gli ho messo l'antipop a tutti e due, e questo quindi Sennheiser. Faccio l'altro esperimento, l'ultimo, cioè sposto la capsula indietro, giusto per avere un'idea, stacco il Phantom e sentiamo come se la cava. Adesso la capsula, non so se riesco a fartela vedere, è lì sotto, non è più qui. Quindi c'è tutto questo tubo a questo punto nella capsula. Togliamo questo microfono, accendiamo questo. Ok, no. Vedi? Ok. No, avevano ragione i cinesi, avevano ragione quando hanno messo la capsula in mezzo. Sì, fammi vedere, così mi avvicino. No, funziona così, è veramente schifosa. Devo rimetterla lì dov'era. Il punto ideale era esattamente a metà, come l'avevano messo in origine in questo cannone. Va bene, capito, adesso lo faccio. Funziona? No, così funziona bene. Così è giusto. Ok. Però è un Samson C02 diventato un microfono cannone. Però non è tanto direzionale, per niente, assolutamente. Questo è proprio direzionale neanche un po'. Ipercardioide neanche tanto. Però il suono non è poi così schifoso. Dici, ma qual è la differenza tra quello e l'originale? Che hai ragione, è una domanda che uno si fa, perché il sabato pomeriggio piove. Ecco,
Il primo difetto che io riscontro nella versione originale è il fatto che la capsula è proprio lì, quindi se non gli metti un antipop davanti è terribile, proprio non lo salvi. C'è un antipop qui, io so che ce l'avevo un antipop, guarda per esempio. No, tutto a posto. Stai bene? Sì, è caduto. Ma dopo lo vado a prendere, tanto sotto c'è della roba morbida. Ci vuole un antipop. Allora, senza antipop forse l'antipop ti salva. No, l'antipop ti salva, vabbè, ci devi mettere un antipop davanti. Ma se per caso tu non hai un antipop, sei fottuto, perché questo ti frega in questo modo. E l'altra differenza potrebbe essere questa specie di suono un po' intubato, ha una particolarità, probabilmente le onde entrandosi amalgamano in un modo differente che non saprei neanche io dirti come. Ecco, adesso si capisce perché se vado qua di fianco serve l'antipop di fianco. Quindi se c'è del vento, questo microfono è inutile all'esterno, perché il vento farebbe sparire tutto. E allora dovresti mettergli questa cosa qui, che è questo enorme profilattico di pelo, che se anche fossi all'aperto non servirebbe a niente. Quindi più passa il tempo, più mi rendo conto che quello che ho fatto non è servito assolutamente a niente, se non a passarmi il tempo e a dare un corpo diverso al mio microfono C02 Samson, che adesso ha un corpo diverso ma suona praticamente quasi uguale. Non lo so, io faccio una lettura, poi ti faccio passare il suono prima uno e poi l'altro e vediamo la differenza. Sì. Gabriele si sorprese a seguire l'ancheggiare ipnotico della pasticcera bionda con un interesse che nulla aveva a che fare con farina, burro e uova. Prima di tutto si deve lavare le mani con cura. Lo istruì indicandogli un lavello di porcellana bianca. Le presto io un grembiule per ora, non voglio che si infarini quel suo bel completo, disse allacciandogli una paranza immacolata con una confidenza inattesa. Gli altri partecipanti al corso sono 5 signore con i loro bambini. Ci sarà una bella confusione qui intorno stasera. Che ne dice di darci del tu? La interruppe Gabriele. Va bene per me. Allora, ora ti mostro i recipienti, gli attrezzi, alcuni ingredienti principali, così familiarizzi. Prima di tutto, però, sai cucinare almeno un po'? Gli chiese Angela fissandolo intenta con i suoi occhi color cioccolato fondente. Quello che sicuramente hai notato è il rumore di fondo. Qua è altissimo. Ora è enfatizzato perché io ho già fatto una preparazione del suono. In ingresso ho preso la Apollo e gli ho messo un Teletronics. L'ho messo a manetta, proprio spinge di brutto su tutti e due i microfoni. Vedi questo qua? Questo è un Teletronics che gli ho messo sotto e che sta lavorando di brutto, ma cioè porta giù 10 dB, una cosa pesantissima. Perché? Perché io devo sentire tutti i difetti del microfono, quindi l'ho enfatizzato con un limiter che lo porti su veramente tanto. Ed è quello che accadrà quando il suono verrà elaborato portandolo a meno 18 lux, per esempio, o anche meno 16, per i vari social, per gli audiolibri, eccetera. E senti che questo rumore di fondo rimane? In alcuni casi non ti dicono niente, in altri casi il rumore di fondo non va assolutamente bene perché dovrebbe stare addirittura al di sotto dei meno 70 dB, cioè per la serie proprio non lo senti neanche se grida. Quindi questi non sono microfoni da fare voiceover, fa niente, serve a niente. Non lo so cosa serva, cercavo di darmi una ragione, ma francamente non ne ho idea. Allora tu ti chiederai però, sì vabbè ho capito, hai fatto questa cosa, ma qual è la differenza sostanziale tra il microfono originale, che è questo, e il microfono modificato, che è questo? Non potevi tenere l'altro? No, l'altro aveva un rumore di fondo che faceva veramente paura. Dici perché questo non ce l'ha? Ce l'ha e come? Meno, molto meno. Questo è intorno ai 20 dB, più o meno. L'altro era oltre 30, 35, era inascoltabile proprio sotto tutti i punti di vista. Quindi, siccome io vado alla ricerca di poco rumore di fondo, perché nel mio mestiere serve che sia silenzioso il microfono, cioè già un SM7B, se non gli metti un cloud lifter e non lo tratti bene, non va bene per fare voiceover. Cioè, ci fai un podcast, ci fai le canzoni, sì, ok, cantanti, Michael Jackson ci ha cantato, ok, ma non faceva un voiceover, quelli non facevano voiceover. Quindi diciamo che quello che abbiamo imparato in questa sessione sabato pomeridiana è che i microfoni che fanno rumore fanno schifo a prescindere, che tu li metta in un tubo, che tu li tenga originali o meno. Non posso mettere un antipop lungo così. Madò,
così tutti i Behringer si ossidano solo a guardarli. Allora, per voi che avete comprato MKH 416 della Sennheiser e che avete detto caspita, ho visto dei video, è un microfono fantastico, poi avete visto quello che parlava che diceva che suonava di merda, che non c'era e poi c'è stato uno che mi ha scritto e mi ha detto ma potresti provare anche i Pencil. Io i Pencil non ci ho mai pensato. Pensa al Pencil, dice che lo metti in studio e lo usi al posto dell'U87 per esempio, no? È un'idea. Io quindi sono sempre lì che faccio esperimenti e quando faccio esperimenti poi a un certo punto scopro delle cose, mi vengono dei dubbi perché la scienza è questo, porsi dei dubbi, non avere mai certezze perché tutto può cambiare, tutto è relativo e il quantismo è... Va bene, allora quello che stai sentendo è il Sennheiser. Ok, con la catena audio che sto usando in questo momento, qua ci ho aggiunto un Teletronics a questa catena audio rispetto a come lo uso normalmente io. Quindi diciamo che lo senti un po' più carico, però senti che non c'è rumore di fondo, perché l'ho tolto con un filino proprio appena di expander. Ora, da un microfono da 1.000 euro circa, passo a un microfono da 70? Sì, 70 euro, che è questo. E devo dire che, come dire, se la cava, no? Questo è un Behringer, che c'ha anche il filtro passa-basso, c'ha il meno 10 dB, forse quello che rompe le scatole è che non lo puoi tenere proprio davanti alla bocca senza un antipop, hai bisogno di metterci un antipop perché altrimenti non funziona molto bene e quindi ci metterai l'antipop e puoi fare esattamente le cose che facevi prima. Però diciamo che ti sei risparmiato 930 euro di spesa. E invece di prendere un cannone come questo, a cui non serve neanche l'antipop, perché più di tanto questo ce l'ha là in fondo la capsula, e hai capito che però è da telecamera questo microfono, invece questo sarebbe un microfono da strumenti, e quindi quello che ho appena detto si riferisce al rumore di fondo che genera il microfono. Ma questo ne ha pochissimo, ne ha veramente poco, ok? Quindi a questo punto... Non lo so, mi stavo chiedendo, è questo come se la cava come spostamento? Ma se la cava molto bene, questo è un bel microfono, capsula piccola, quindi se tu, alla fine l'ambiente lo devi sempre fare, cioè se non hai l'ambiente nel tuo posto dove lavori, non hai l'ambiente isolato, cioè trattato bene per le interferenze acustiche, i riflessi che poi ti fanno andare via tutti i suoni, non senti i bassi, non senti le frequenze, è tutto strano, ma una volta che hai sistemato quello ci puoi mettere anche un microfono di questo genere, ci puoi fare anche voiceover. Perché? Perché alla fine quello che possiamo imparare da un video inutile come quello che ho appena fatto e che si conclude con questo fuori onda è che non conta, sì, il microfono conta, l'attrezzatura conta fino a un certo punto, ma quello che conta è l'essere umano che sta dietro e racconta tutte le cose, ti coinvolge, hai capito? È l'uomo, la donna, l'essere, il liquido, quello che è, non è che basta che sia uno che respira, che fa delle cose umane, hai capito? Quello conta particolarmente. Dal punto di vista tecnico anche questo se la cava bene. Porcaccia miseria, guarda te, questo qui costa 970 euro in meno di quello, e adesso te lo faccio sentire quello quale. Questo, ecco, sì, no, è più bello questo, però, ma sono suoni questi qua, la differenza è che le becchi subito in equalizzazione, con l'SSL sulla Apollo ci metti 3 secondi a farlo suonare come l'altro, hai capito? Non è che ci sia questa grande differenza, e stai sempre usando un microfono a capsula piccola, è così. Non lo so, me lo stavo chiedendo. Poi magari questo prende anche meno l'ambiente rispetto per esempio a un Neumann, a un U87, a un TLM103, a uno di quelli là che ti fanno pagare 300-400 euro, hai capito? Questo lo trovi in offerta e lo provi e poi dopo se non ti piace lo dai indietro. Però voglio dire, suona bene. Se gli metti l'antipop davanti tu puoi leggerti il tuo audiolibro come ti pare. È fantastico. Va bene. Ho capito che non ho capito, però dato che ho capito che non ho capito, vuol dire che qualcosa ho capito. Grazie per aver guardato questo inutile